Come fare un testo scintillante in 5 minuti con DaVinci Resolve. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, sono Alex. Nel video di oggi vedremo come creare un bellissimo testo con effetto luccichio, con effetto scintillante, veramente in un attimo. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma meraviglioso, capolavoro DaVinci Resolve, link in descrizione per il download. Siamo qui nella pagina di Edit. Sapete ragazzi che ho fatto un corso completo di più di 3 ore e mezzo che sta avendo molto successo, completamente gratuito. Andatevelo a vedere ovviamente all'interno del canale se non l'avete visto, perché lì si imparano ovviamente le basi, tutte le basi e anche di più di questo fantastico programma, e gli altri video come questo invece vanno nel dettaglio per vedere come si fanno determinati effetti. Quindi testo scintillante. Sapete che ovviamente tutte le funzioni, diciamo un po' di VFX, quindi di effetti speciali, si fanno nella pagina, in questa pagina qui che è la pagina di Fusion. Quindi andiamo a creare, siamo qui nella pagina di Edit, una Fusion Composition, quindi effetti, andiamo qui in strumenti e qui clicchiamo su cioè scriviamo Composition e vedete composizione Fusion che andiamo a mettere direttamente nella nostra timeline. Chiaramente ragazzi, come vi dicevo, vado un pelo veloce, anche se faccio sempre dei brevi recap, ma vado abbastanza veloce perché chiaramente questo è già il non so che numero di video su DaVinci Resolve, ma all'interno del canale sapete che trovate veramente tantissimi video, quindi vado ovviamente un po' spedito, do per scontato le basi. Se non avete le basi ovviamente andatevi a rivedere tutti gli altri video. Allora, cosa devo fare? Chiudo la biblioteca, chiudo gli effetti e vado con la mia clip, vedete con la mia Fusion Composition attiva, vedete che è contorniata di rosso, vado a cliccare qui su Fusion, lui in automatico mi crea il media out, ok? Media out al quale io devo andare ad agganciare, secondo la logica dei nodi di Fusion, i miei nodi appunto per andare a creare gli effetti speciali. È chiaro che se parliamo di testo scintillante è chiaro che io devo andare a inserire un nodo di testo. Qui ho 2 viewer, vado ovviamente qui, vedete, e creo un viewer solo perché ci serve alla fine un viewer solo impostato sul media out, così abbiamo lo schermo più pulito, e qui chiudo l'Explora, così abbiamo schermo pieno con viewer e timeline e qui abbiamo tutti i nostri nodi. Bene, testo plus, ok, quindi vado a prendere il mio testo da qui, chiaramente avrei potuto fare anche, faccio sempre dei brevi recap, maiuscole, barra spaziatrice, ci avrebbe aperto il select tool, ok, quindi il selettore fondamentalmente, per andare a selezionare il nostro nodo. Prendo il mio text e lo vado a, vedete il mio output del testo, lo vado a mettere nell'input, vedete, del media out. Vedete che io metto il mouse qui sulla mia freccettina, vedete, sul mio input, e mi dice media out input. Molto bene, è chiaro che io col mio testo attivo, vedete, col mio nodo testo attivo, devo andare ad agire sul mio Explora, sul mio inspector, ok? E qui vado ovviamente a mettere quello che io, il testo che io voglio, e vado a specificare tutte le specifiche appunto fisiche del prodotto. Quindi ad esempio la scritta, metto Shining, in questo caso vado a scegliere il mio font, vedete, quindi mi sposto proprio col mouse, vedete, io basta che mi sposti col mouse su e giù, lui in automatico mi fa vedere l'anteprima. Mettiamo questo Perpetua Titling che mi sembra molto carino. Qui posso andare ovviamente a mettere grassetto, normale, eccetera, chiarissimo, eccetera. Andiamo a mettere grassetto che è un po' più imponente, vado a, vedete, su size, ok, voglio andare a mettere un size di questo tipo qua. Bene, io poi posso andare a spostarlo ovviamente eccetera, ma voglio dare una colorazione particolare, quindi vado qui su shading, vedete che ci sono questi tab, shading. In shading io posso andare a specificare le caratteristiche, diciamo, di visibilità, ok, del mio testo, e quindi vado qui su fondamentalmente su gradiente, e vedete che lui in automatico mi crea questo bellissimo effetto gradiente. Questo è molto importante per tutti i testi ragazzi, e io posso andare, vedete, con le mie freccette andare a modificare il gradiente, posso andare anche ad aggiungere dei nodi facendo clic, vedete, e quindi vado a variare la soglia del mio gradiente, e posso andare a dargli un colore diverso al mio gradiente, ok? Quindi se io clicco vedete che in automatico lui mi fa il passaggio. Voglio crearlo ad esempio di giallo, ok? Questo gradiente, anzi no, di azzurro, questo gradiente azzurro, e qui posso andare ovviamente a modificare l'intensità eccetera. Andiamo così, perfetto, vediamo qui aumentando, ok, direi che così ci siamo, magari diamo un po' più di azzurro alla scritta, ok, poi che sfuma nel bianco, ok, così, ok, perfetto, direi che è molto carina. Bene, cosa posso fare io? Posso andare a dargli questo effetto scintillante.
Come faccio per andare a dargli questo effetto scintillante? Devo andare, qui voglio aumentare ancora un po', ok. Come faccio? Devo andare ovviamente intanto a creare un effetto glow, qui chiudo il mio Esplora, un effetto glow, cioè un effetto ovviamente di bagliore, ok? Quindi col mio text attivo, Shift e barra spaziatrice, scrivo glow e vado a cliccare sul soft glow e lui in automatico me lo va ad attaccare, vedete qui in mezzo, e vedete che mi fa l'effetto. Io chiaramente lo devo andare sempre in Explorer e in Inspector, devo andare a modificare, posso andare a modificare il threshold, cioè la soglia, l'effetto gain, vedete più o meno scintillante, lo metto così, e quindi posso andare a anche il glow size, vedete, boom, vedete com'è lucente. Qui faccio dei testi stupendi ragazzi, guardate che belle queste impostazioni che stiamo imparando insieme. Ok, lo lascio così e poi ho il blend, vedete, ho il blend nel quale io tolgo e metto, vedete, l'effetto lucente. Bene, lo lascio così, ma ovviamente così non va bene, io devo dare un effetto lucente, un effetto di passaggio lucente, ok? E quindi come faccio? Devo andare a inserire una maschera rettangolare. Prendo la mia maschera rettangolare, questi sono i nodi di maschera, vi ricordo, prendo, metto qui e vado a inserire nel mio input di maschera. E vedete che lui mi fa questa maschera rettangolare che io posso andare a modificare. Vedete che io, se faccio così, all'interno della maschera, vedete questa è completa opacità, cioè mi fa vedere il soft glow all'interno qui del rettangolo, fuori no, quindi ho completa trasparenza. Ok, sempre con la logica, ricordatevi quando parlavamo delle maschere di GIMP, vedete che i concetti ragazzi sono sempre gli stessi. Opacità, maschere, trasparenza, ok? Sempre gli stessi concetti che ripercorrono, quindi se sapete utilizzare abbastanza bene, avete i concetti di base di un programma di video photo editing, i concetti diciamo di base che ritornano sono sempre gli stessi, ok? Bene, e quindi cosa faccio? Devo andare a, adesso qui porto un po' più giù i miei nodi, qua, porto così in maniera tale che posso andare ad aprire un po' di più il mio, porto su questi, il mio viewer, eccolo così si vede bene, e voglio andare a modificare sempre nella mia, vedete, maschera rettangolo, voglio andare a, proprio qui con i miei comandi a schermo, voglio andare a modificare la mia maschera e voglio andare anche qui a modificare l'angolo, vedete, sono in Inspector, eccolo qua. Quindi io cosa ho fatto? Ho fatto praticamente, vedete, ops, qui ho sbagliato, ho modificato, vedete, la mia maschera in maniera tale che, vedete, se io vado a spostarla, ad esempio, quindi vado, vedete, a spostarla, vedete che effetto che fa? Fa questo effetto scintillante, vedete, di luccichio, ok? Qui lo riporto al centro e quindi devo andare a spostare questo luccichio ovviamente da sinistra verso destra, ok? Qui poi posso, sempre nel mio soft glow, posso andare a vedere l'effetto ovviamente, no? Quindi vado a modificare l'effetto del mio luccichio, quindi posso andare a dargli, vedete, più luccicanza, glow size, guardate che bello, così, ok, bene, così diciamo che mi va bene. Poi voi ovviamente farete le vostre scelte a seconda della scritta, io vi faccio vedere come funziona, ok, come si fanno le cose. Bene, qui devo andare ovviamente ad agire sulla mia maschera rettangolo per dargli il movimento da destra verso sinistra. Come si fa? Si fa ovviamente in maniera molto semplice, perché io ovviamente al fotogramma 0 dovrò essere qua come maschera, ok? E poi diciamo che io chiaramente andrò a mettere nel mio center YY, andrò a mettere un keyframe e diciamo che al frame numero 30, quindi qui, la mia maschera invece dovrà essere esattamente, clicco sulla mia maschera, vedete, in maniera tale che vada esattamente orizzontalmente e al frame 30 lui, vedete, in automatico mi dovrà essere qua. Cosa ho fatto? Ho fatto questo, l'effetto luccicanza, guardate che bello. Bene, voglio dare un doppio effetto luccicanza, ok? Già così potrebbe bastare, unito questo a un altro movimento, diciamo, del testo, voi già potete già fare il vostro testo tranquillamente luccicante dove volete. Ok, bene, non mi basta questo passaggio qui, voglio fare un doppio passaggio per rendere un doppio passaggio di luminosità. Come posso fare? Ci sono varie maniere, posso aggiungere dei nodi, posso andare ad agire con i keyframe. Una delle più semplici secondo me è questa, cioè quando noi siamo qui ovviamente ci spostiamo qui all'ultimo keyframe, possiamo andare a spostare la maschera fino a farla ritornare qui e poi fargli di nuovo il passaggio, ok? Quindi come posso fare? Posso fare ad esempio che al frame, mettiamo che vogliamo far ripartire dopo ad esempio 20 frame, ok, il passaggio della luminosità, quindi ho questi 20 frame in cui posso andare a riportare la maschera qui. Quindi cosa faccio? Qui la riporto, la metto qua sotto, vedete che lui in automatico mi dà, vedete, il keyframe in automatico,
a 40 io la vado a mettere qui, dovete stare attenti ovviamente a non ovviamente andare sopra il testo, altrimenti vi farà il luccichio. Qui a 45 ovviamente la rimetto qua sopra, ok? E quando sono qui a 50, come vi dicevo, ripartiamo con col nostro passaggio, ok? E quindi qui metterò l'auto keyframe già in automatico, e quando sarò al keyframe numero 80 io dovrò essere di nuovo qui, alla fine, ok? State attenti ovviamente al parametro orizzontale, mantenetelo più simile a quello precedente, molto bene. Quindi io cosa ho fatto? Ho fatto un movimento doppio di maschera, andiamo a vedere se è corretto. Perfetto, molto bene. Chiaramente qui potete ridurre il tempo e quindi lui sarà più veloce nel doppio passaggio. Io ve l'ho fatto vedere ovviamente lento. Voglio andare però a modificare anche ovviamente la velocità del mio passaggio della luce, ok? Quindi come devo fare? Devo andare nel mio B-spline. Il mio B-spline ovviamente adesso aumento qui per farvi vedere bene. Qui clicco su questo tasto che mi fa vedere, anzi prima seleziono, mi fa vedere ovviamente tutti, vedete? Tutti i miei keyframe, e io dovrò andare ovviamente a modificare. Qui adesso faccio uno zoom con CTRL e rotellina. I miei 4 keyframe della lucentezza sono questi, ovviamente i primi due e gli ultimi due, ok? Quindi io dovrò andare a modificare la velocità di questi, vedete che è uniforme la velocità. Io voglio andare a modificarla, faccio uno zoom. Come faccio? Posso fare anche così, posso andare in automatico a dare col tasto destro, selezionando i miei due nodi, ease, e fare un out cubic. Così lui cosa mi fa? Mi fa inizialmente veloce, mi va più lento nel mezzo, e poi la lucentezza torna veloce verso la fine. Quindi posso anche amplificare questo effetto per farlo vedere meglio. Ok. Andiamo a vedere ad esempio come funziona questo effetto, questa velocità. Vedete? Veloce, lento, veloce. Torniamo a vedere. Perfetto. E voglio fare la stessa cosa. Guardate la differenza dei due passaggi di luminosità. Adesso tolgo i controlli così non si vedono, della mia maschera, così non si vede. Vediamo. Vedete questo com'è più fluido, mentre questo com'è la seconda parte com'è molto più lineare, vedete? E quindi devo andare a modificare anche la velocità della mia seconda lucentezza, ok? Quindi prendo, faccio uno zoom qua, molto bene, prendo i miei due nodi e anche in questo caso faccio un tasto destro e faccio un ease auto cubic, ok? E quindi vado a modificare poi il mio passaggio anche di questa parte di velocità. Andiamo a vedere cosa abbiamo creato. Chiudo il B-spline, andiamo a vedere, metto sul testo, seleziono il testo in maniera tale da togliere tutte le visualizzazioni delle maschere. Molto carino, molto carino, vedete, molto pulito. Bene, io chiaramente ho uno sfondo trasparente in questo caso, adesso andremo a mettergli uno sfondo diverso in edit. Sapete che io posso andare a selezionare tutto, fare un tasto destro e creare un group, quindi un gruppo, vedete, un unico nodo nel quale io posso andare a fare le modifiche tutte insieme, ok? Tutti i parametri a tutti i nodi interni, ok? Tutta la mia selezione di nodi. Adesso faccio un ungroup e sapete che selezionando tutto, facendo tasto destro macro, create macro, l'abbiamo già vista questa cosa, voi potete andare a selezionare, potete andare a salvare ovviamente questo effetto, questa animazione, andando a selezionare le cose che poi potrete andare a cambiare successivamente, potete andarla a esportare, poi andarla a riprendere, andarla a riutilizzare in qualsiasi altro progetto, andando a modificare le caratteristiche principali ovviamente dell'animazione stessa, quindi molto interessante. Tra l'altro dopo vi dirò una cosa, quindi alla fine del video, quindi guardate il video fino alla fine. Bene, fatto questo non ci resta che andare a mettere uno sfondo sotto, ok? Quindi torniamo alla nostra pagina di edit e andiamo su effetti e andiamo su generatori. In generatori voi avete qui togliamo il composition, avete tante possibilità. Una che a me piace ad esempio è questo disk wall, ok? Io quindi porto la mia
traccia della mia Fusion Composition sopra, il disk wall lo metto sotto, vedete, e lui in automatico, vedete, ci dà questo sfondo molto molto interessante, molto carino, perché noi poi andiamo a fare un play, mettiamo all'inizio della nostra testina di riproduzione, chiudiamo effetti e andiamo a fare un play. Qui porto la mia risoluzione della timeline al 25%, va bene, tanto per vedere l'effetto, in maniera tale che sia più fluido e più scorrevole. Faccio un play, vediamo. Primo scintillio, vedete il movimento non lineare ma più fluido dello scintillio, e anche in questa seconda parte molto bene. Qui facciamo un CTRL B e andiamo a togliere questa parte finale che non ci interessa. Ok, perfetto. Abbiamo solamente la nostra parte, ovviamente, di testo scintillante. La nostra Fusion Composition, poi noi attraverso l'Explora possiamo andare ovviamente a fare uno zoom, a ridurla, andarla a mettere ad esempio dove volete. Quindi se volete cliccare, volete fare una scritta, ad esempio un logo o qualcosa del genere, potete tranquillamente farlo, l'andate a mettere qua, lui ovviamente vi farà la Fusion Composition ovviamente nella posizione in cui voi l'andate a inserire, quindi ovviamente ve la farà qui, vedete, Shining prima, vedete il movimento fluido del luccichio, vedete, e anche la seconda parte, quindi molto 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 carino. Così è come si creano delle animazioni di testi molto carine, veramente in 5-10 minuti. Bene, come vi dicevo ragazzi, avete fatto molto bene a rimanere fino alla fine del mio video, perché vi faccio questo piccolo regalo. Per tutte le persone che metteranno un like, commenteranno con DaVinci Resolve questo video, regalerò loro questa piccola animazione come macro che potranno andare a mettere ovviamente in Fusion. Quindi come potete fare? È molto molto semplice, perché voi andate qua in Fusion, io cosa vi manderò? Vi manderò questo file qua, testolucicante.settings, vedete che sono tutte macro, queste hanno tutte il suffisso, l'estensione .settings, questo identifica la macro, ok, che voi potete andare a mettere in Fusion, e il percorso in cui dovrete andarlo a mettere una volta che io ve l'ho inviato è questo qui. Ovviamente la radice, ovviamente il percorso in cui voi avete installato il vostro DaVinci Resolve, ed è sempre Blackmagic Design, DaVinci Resolve Support Fusion Macros. Ok, comunque ve lo scriverò anche nel file che vi manderò questo piccolo file e vi manderò questo link, diciamo questo percorso che voi potrete ovviamente prendere come spunto per andare a cercare nel vostro PC chiaramente il percorso dove inserire settings. Poi come si utilizza? Molto molto semplice, perché ragazzi adesso togliamo ad esempio qua il nostro, nella pagina di Fusion togliamo il nostro, vedete, ecco il nostro media out, in maniera tale da togliere questa parte qui, togliamo anche questa animazione, ok? Cosa facciamo? Dobbiamo solamente creare un testo, quindi andremo a creare, facciamo finta di creare un testo, lo mettiamo qua, andiamo a prendere un soft glow, ok? Quindi creiamo un soft glow, quindi andremo a creare il nostro testo con l'inspector, attacchiamo ovviamente all'input del soft glow e l'output del soft glow ovviamente al media out, come abbiamo fatto prima. E in questo caso ovviamente avrete l'effetto normale di soft glow sul text, ma è qui che voi andrete, dopo ve lo ritroverete qua in effetti, una volta che avete messo ovviamente ragazzi all'interno della directory il file.settings, testolucicante.settings, chiaramente dovrete riavviare DaVinci Resolve. Ve lo trovate qui in Fusion, effetti, tools, e andate giù in macros, vedete, vi ritrovate gli stessi file che abbiamo visto prima qui nella directory, ok? E quindi prendete il testo luccicante, che è la macro che vi invierò io, e boom, voi andate a metterlo come maschera, vedete, direttamente qua, e lui in automatico, vedete, vi crea questa parte qua. Dopo voi potete chiaramente andare a modificarlo nella pagina di edit, come abbiamo visto. Chiaramente create una Fusion Composition prima, io adesso non l'ho creata, ma voi create una Fusion Composition e dentro ci andate a mettere il vostro text soft glow, ovviamente collegate al media out, e andate a mettere come maschera la macro testo luccicante. Vi ritroverete questo effetto che poi potrete andare, come vi dicevo, nella pagina di edit a modificare come volete. È una piccola animazione, ma è un piccolo cadeau che vi voglio dare per tutti quelli che faranno un'azione, ok? Quindi metteranno sia il like e sia commenteranno con DaVinci Resolve. Una volta che avrete messo like e commentato con DaVinci Resolve, vi dirò con un messaggio come fare per averlo. Ve lo invierò ovviamente con un link WinTransfer. Ragazzi, spero di aver fatto cosa gradita. Abbiamo visto in maniera molto semplice come creare un effetto molto molto carino, molto importante, con cui potrete andare a modificare e ad editare i vostri testi in maniera veramente semplice ed efficace.
Mi raccomando, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram vero_eroe_academy, dove do sempre delle anticipazioni, dei piccoli spoiler, anche sul mio profilo TikTok. Ragazzi, noi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.